Un materiale usato per la prima volta nel mondo degli orologi. È del tutto innovativo. Una sorpresa non da poco da parte di Chronoswiss. Via con la sigla. Eh sì, non è una novità da poco quella che vi presenterò oggi, perché oggi vi presenterò il nuovo Chronoswiss Delphis Firestarter con una cassa fatta di titanium core nano shell. Ecco, poi voi dire, questo titolo non si capisce niente, avete ragione perché è una cosa del tutto nuova e per questo ce ne occupiamo ed è interessante. Allora, piccolo capitolo su Chronoswiss, c'è un mio video dedicato alla storia, ma insomma diciamo subito che Chronoswiss fino al 2012, dal 1983, è stata diretta dal fondatore ottimamente, cioè Ger R. Lang. Dopodiché nel 2012 è stata venduta alla famiglia Epstein, che ha cercato di rilanciare il marchio, prima in un modo, devo dire, non convincente, non consono alle tradizioni della Chronoswiss che ne hanno fatto il successo. Poi, imparata la lezione, pian piano la nuova proprietà ha cominciato a sviluppare i temi classici di Chronoswiss con un pizzico di modernità in più, e con la collezione Delphis presentata un anno fa, cioè scusate, voi sapete che la Chronoswiss di Lang era famosa anche per i quadranti retrogradi. Era un loro grande classico, il quadrante retrogrado di orologi da polso, e hanno ripreso alcune decorazioni classiche della storia dell'orologeria e le hanno modernizzate, creando un insieme piuttosto interessante già nel Delphis normale. Ora, in questo Delphis Firestarter c'è una tecnica tutta nuova, per cui adesso andiamo a scoprire subito l'orologio e la tecnica materiale con cui è realizzato, per la prima volta al mondo. Allora, come potete vedere, questa cassa di 42,6 x 14,5 di spessore è di un incredibile rosso fiammante, rosso acceso. Come ottenuto? La base è di titanio grado 5. Al titanio grado 5 viene poi affuso una sorta di contenitore, quindi leggermente più grande di dimensione, dello spessore di 0,4 mm, di una sostanza rossa che molecolarmente si fonde con il titanio, con le molecole del titanio grado 5. Quindi non è che si ottengono due casse, no? Una cassa in titanio grado 5 fuori questa sorta di contenitore di colore rosso vivo. No, si ottiene da questo processo un unico materiale completamente unico, rosso fuoco. Tant'è vero che poi per arrivare alla cassa finale quest'unico blocco rosso fuoco viene tutto lucidato a mano e viene tutto lavorato con frese a mano, quindi si ha un titanio che è rosso nella materia, che sicuramente è un trattamento più resistente del PVD o del DLC, anche se devo dire io non tanto col PVD ma col DLC ho avuto esperienza e secondo me non c'è modo di graffiarlo e di scalfirlo, ma questo dovrebbe essere ancora superiore. Non si sa bene, sicuramente sfrutta principi delle nanoparticelle, non viene detto che materiale è questo, comunque che va appunto a integrarsi perfettamente con le molecole del titanio, ma la cosa è interessante e promette bene. Poi a livello di quadrante, come vedete, abbiamo comunque uno smalto Grand Feu rosso, 5 mani di smalto sopra una base d'oro and guilloché, quindi guilloché a mano, che poi appunto viene ricoperto da questi 5 strati di smalto rosso. Vedete i red dot sull'arco di cerchio dei minuti retrogradi? Ecco, quelli lì sono in ceramica.
vedete anche che la cassa ha sopra e sotto la carrure delle parti zigrinate, come sui Chrono Swiss, vedete anche la tipica corona dei Chrono Swiss. Poi ci sono le ore saltanti che si accompagnano ai minuti retrogradi e l'indicatore di foggia che ricorda quella di Icnos Costiero, un caro saluto Pierpaolo Cassoni, appunto indica i secondi continui in una maniera un po' diversa, che io trovo assolutamente in linea non solo con l'orologio, ma a me molto, molto gradita. Detto tutto questo, saranno solo 50 pezzi, si capisce da tutto quello che ho detto che è un pezzo costoso, e infatti 41.000 franchi svizzeri escluso tasse, quindi il calibro si chiama C6000 e qualcosa, 6001, 6004, non mi ricordo più, ma la cosa importante è che è sviluppato dalla Jules Perret, quindi è possibile che abbia qualche derivazione ETA, è possibile, non è detto, potrebbe averla anche Citizen, visto che la Jules Perret è di Citizen, con sopra un modulo retrogrado. Ecco, un po' rischiando si fa per dire, mi sento di poter dire che finalmente Chrono Swiss sta trovando se stessa, con orologi di livello che riescono a riproporre elementi che avevano fatto grande Chrono Swiss, il rapporto ottimo qualità-prezzo, adesso non in questo esemplare ovviamente, che è molto particolare, ma in generale un ottimo rapporto qualità-prezzo, soprattutto con riferimento alle finiture riprese dalla tradizione inglese, soprattutto proponendo orologi unici, riescono a riprendere quegli elementi fondendoli in una miscela esteticamente più nuova, senza però rinnegare i punti di forza della vecchia Chrono Swiss. Credo che cominciamo ad esserci, quindi mi complimento con la casa e con la famiglia Epstein, e noi restiamo sintonizzati, sempre pronti a commentare nuovi modelli, nuovi orologi. E intanto naturalmente gli auguri di un felice anno nuovo, il 2025, che speriamo porti anche un po' di stabilità maggiore in senso positivo a un settore che viene ormai da 3 anni pieni di pesantissima crisi, che ne dicano certi venditori alla mastrota. Vi ringrazio, vi saluto e al prossimo video, ciao!